Bentornati nella cattedrale dell'informazione, amata famiglia di celebrita dalla Turchia. In un universo fragile e incandescente come quello dello show business turco, dove gli ego spesso pesano più dei meriti e la lealtà si svaluta a ogni nuovo contratto dal budget stellare, a volte accadono piccole rivoluzioni. Tra riflettori, telecamere e copioni stanchi, può emergere un gesto di solidarietà così netto da fermare l'ingranaggio di un'intera produzione. Oggi non parliamo di amori lampo né di fughe al mare. Oggi dissezioniamo un terremoto aziendale ed emotivo con due epicentri che scuotono ogni ufficio, ogni corridoio, ogni chat privata, Gökberk Demirci e Özge Yaz. I corridoi dell'industria non mormorano come al solito, rimbombano. Si parla di una battaglia per la dignità artistica, di un confronto dietro le quinte in cui Gökberk Demirci avrebbe sganciato una frase lama, 7 parole che hanno gelato la spina dorsale degli investitori. Se Özge va via, vado via anch'io. Cosa può spingere uno degli attori più richiesti a mettere in gioco il proprio contratto? È la fine della serie di punta o l'inizio di una rivoluzione guidata da un attore? Prima di entrare nelle pieghe di questo thriller reale, vi invito a iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi l'epilogo e, se volete sostenere un racconto senza filtri, cliccate sul pulsante Abbonati. La vostra presenza è la nostra forza. Pronti a scoprire cosa si nasconde dietro l'ultimatum? Per capire l'esplosione, bisogna seguire la miccia. Secondo le soffiate più attendibili arrivate al nostro desk direttamente dal cuore del set, la tensione non è nata in un giorno. È stata una lenta erosione, sorda, dolorosa. Il fulcro del conflitto è Özge Yaz, nessuno mette in dubbio il suo carisma o la sua capacità di trasformare una scena tiepida in un piccolo vortice emotivo. Eppure, si mormora che il suo personaggio sia stato abbandonato a se stesso, relegato ai margini da scelte di scrittura incomprensibili. Forse pressioni esterne, forse un'insensibilità narrativa che ha spento una luce fondamentale. Immaginate la frustrazione, pagina dopo pagina, la colonna portante si assottiglia, la protagonista che dovrebbe reggere l'arco emotivo diventa arredamento. Özge, professionale ma non disposta a farsi calpestare, avrebbe confidato al suo nucleo più stretto una frase che contiene tutta la ferita e tutta la lucidità, merito di più in questa storia. Non parliamo di vanità, famiglia di celebrita dalla Turchia, parliamo di rispetto per il mestiere. Non chiedeva più primi piani per orgoglio, pretendeva coerenza per un personaggio costruito con studio, disciplina e pelle viva. Mentre lei stringeva i denti e sceglieva il silenzio intelligente, qualcuno osservava ogni incrinatura con occhi attenti. Ed è qui che la trama compie la sua svolta cinematografica. In un settore dove spesso i partner di scena si proteggono da soli, Gökberk Demirci ha deciso che la neutralità non era un'opzione. Non ha distolto lo sguardo, ha fatto sua quella frustrazione. Quella chimica che incanta sullo schermo non è una magia di montaggio. È il riflesso di un rispetto reciproco, di una complicità professionale che esiste anche fuori dal CHAC. Stando ai presenti, l'atmosfera sul set era diventata un corridoio stretto. Sorrisi meccanici durante le pause, parole misurate, sguardi più lunghi del solito. Finché, durante una riunione nata per essere routine o forse dopo l'ennesima scena scritta senza polso, è successo. L'ultimatum è volato chiaro, senza virgolette che lo attenuassero: se Özge va via, vado via anch'io. Fermiamoci un istante a sezionare il peso di questo gesto. Gökberk non ha parlato di cachet, non ha chiesto metratura extra nel camerino. Ha messo in gioco la propria permanenza per lealtà. Un messaggio tanto semplice quanto devastante per chi conta i numeri: se togli uno dei pilastri, l'altro sceglierà di cadere con lui. È una lezione etica in un mercato che spesso confonde fedeltà con debolezza. E qui voglio interpellarvi. Vi è mai capitato che un collega si esponesse così per voi, rischiando di perdere tutto? Come leggete la posizione di Gökberk? È un atto di coraggio o un salto nel vuoto? Scrivetelo nei commenti. E ricordate, chi è abbonato su Abbonati riceve la priorità nelle mie risposte e nelle analisi extra. La reazione della produzione è stata quella prevedibile: panico lucido. Riunioni d'emergenza fino a notte inoltrata, telefoni incandescenti,
stanze degli autori trasformate in centrali operative. Il rischio di perdere in un colpo solo entrambi i protagonisti non è solo un problema creativo, è un buco finanziario, uno tsunami reputazionale. Filtra la voce che, travolti dal timore, i produttori abbiano promesso a Osge Yaz una vera rinascita narrativa, un arco solido, la restituzione della centralità che non avrebbe mai dovuto sfumare. Si parla di scene più forti, di sviluppo profondo, di visione a lungo termine. Ma la domanda rimbalza sui vetri: non è troppo tardi? Una toppa all'ultimo minuto può davvero guarire la sfiducia? Dal canto suo, Gökberk ha abbracciato una strategia del vediamo, nessun passo indietro rispetto all'ultimatum, ma attesa vigile. Una spada di Damocle appesa sopra le teste, pronta a vibrare al primo segno di parole non trasformate in fatti. La scossa, però, non si è fermata al set. Il tremore ha percorso i corridoi delle agenzie, ha raggiunto i tavoli dove si decidono collaborazioni, placement, campagne. Le aziende non hanno puntato solo sulla trama, hanno investito sul marchio Gökberk e Osge. La loro doppia firma, quella chimica che si vende da sola, è il motore dell'attrazione. Ed ecco che, nella bolla dei numeri, prende corpo un'altra pressione: senza di loro, niente accordo. Non serve amare l'arte per capire i conti, e quando i conti parlano così chiaro, l'equilibrio cambia. Il capitale simbolico degli attori diventa un capitale tangibile. Gökberk e Osge non sono solo talento. Ora sono anche argomento di bilancio. Nel mezzo della tempesta, Osge Yaz ha scelto la strategia più sottovalutata: il silenzio. Parlerò quando tutto sarà chiaro, avrebbe confidato ai suoi. Una frase che vale una linea editoriale: ogni parola adesso può essere interpretata, distorta, usata contro la causa. Il silenzio, invece, obbliga a muoversi chi deve muoversi. Il suo team di management, dicono, è in prima linea, riunioni una dopo l'altra, richieste scritte, garanzie strutturali. Osge non vuole capricci, pretende impegni. Non un favore, ma un diritto: che la centralità femminile non sia un premio stagionale, bensì una scelta progettuale costante, blindata da sceneggiature coerenti e da una leadership produttiva che non si piega al primo soffio di vento. Come sempre, il processo si sposta nella piazza pubblica. I social sono un tribunale con giurati che cambiano idea a velocità doppia. I fan si dividono, pur restando uniti dallo stesso timore. C'è chi applaude la fermezza di Gökberk con messaggi che suonano come brindisi alla coerenza: insieme valgono di più. Vedono in questa frattura la possibilità di un nuovo inizio, il momento in cui la serie si libera dei difetti e rinasce. Dall'altra parte c'è la frangia che teme il peggio: se vanno via entrambi, la serie finisce? È l'eco che rimbalza su ogni forum. E poi le teorie. C'è chi parla di tattica negoziale, chi invece sussurra che stiamo assistendo al preludio di uno strappo storico, quello che un giorno sarà ricordato come il grande scisma. È fondamentale ricordare che non parliamo di un'esplosione improvvisa. Le voci dal set concordano: questa rottura è l'effetto di ferite accumulate. La relazione professionale tra Gökberk e Osge è stata temprata nella routine durissima delle riprese. Li vedono spesso scambiarsi idee, limare battute, sostenersi quando la stanchezza si appoggia sulle spalle. È una fratellanza professionale, una complicità che non cerca i riflettori. E qui sta la chiave del gesto: Gökberk non difende Osge perché gli conviene, la difende perché sa che senza di lei l'opera perde il respiro. Un'ingiustizia a suo danno corrompe il lavoro di entrambi. Un'assenza al centro rende vuote le periferie. L'industria trattiene il fiato. I prossimi giorni saranno la cerniera fra due destini. Molto presto la domanda: se Osge se ne va, Gökberk andrà davvero via, smetterà di essere ipotesi e diventerà titolo. Vedremo una rinascita creativa, una navigazione nuova che alzi l'asticella? O assisteremo al collasso di un gigante incapace di gestire il proprio talento? Qualunque sarà l'esito, una cosa è già scritta: Gökberk Demirci e Osge Yaz hanno vinto la battaglia morale. Hanno ricordato a tutti che l'arte e la dignità non si negoziano al ribasso. Nel frattempo, tra trame riscritte in fretta e strategie studiate al millimetro,
sembra che la produzione stia facendo di tutto per trasformare le promesse in carta e la carta in azione. Si vocifera di un nuovo arco per il personaggio di Osge, capace di restituirle agency, conflitti vivi, una direzione chiara. Si parla di scene chiave, di dialoghi che tornano a incidere, di un percorso in cui la protagonista guida davvero la storia. Ma gli spettatori, abituati a essere delusi, aspettano prove. E Goldberg, con lo sguardo fisso sulla linea del traguardo, aspetta anche lui, è la postura di chi ha già parlato abbastanza e ora pretende di vedere. Gli autori, pressati da scadenze e revisioni, sanno che la prossima bozza non può essere meglio della precedente, deve essere quella giusta. Nel frattempo, le telefonate con i partner commerciali si moltiplicano, marchi che non vogliono perdere la coppia, accordi che si legano alla loro permanenza, piani media che cambiano mappa se cambia l'orizzonte dei protagonisti. C'è un dettaglio, forse il più importante, che non va perso nel frastuono. Quello che per molti è solo un braccio di ferro, per loro è un patto. Un patto silenzioso, costruito su set polverosi, su giornate lunghe, su scelte complicate. È in quel patto che prende forma il coraggio di un no detto al momento giusto. Non è un rifiuto di lavorare, è un rifiuto di lavorare male. Se la produzione capirà questa differenza, vedremo la metamorfosi. Se non la capirà, assisteremo all'inevitabile conseguenza di una sordità prolungata. A noi, qui su Celebrita dalla Turchia, resta l'impegno di seguire ogni centimetro di questa storia. Vi promettiamo una sorveglianza H24. Ogni sviluppo, ogni dichiarazione ufficiale, ogni cambiamento di rotta nello script, lo troverete qui prima che altrove. Perché questa non è solo una notizia, è un promemoria. La lealtà è una moneta rara, e quando la si spende bene può cambiare le regole del gioco. Se questa prova di solidarietà vi ha toccato, lasciate un grande mi piace. Condividete il video, così i produttori capiranno che il pubblico sta con gli attori quando gli attori difendono la storia. E se volete entrare nel nostro cerchio più vicino, considerate l'idea di cliccare su abbonati. Grazie al vostro supporto possiamo continuare a raccontare senza paura ciò che tanti preferirebbero lasciare nell'ombra. Adesso la scena è a un respiro dalla verità. C'è un copione che attende la sua versione migliore, ci sono due interpreti che non accettano briciole, c'è un pubblico che non vuole più accontentarsi. O questa serie rinasce con la forza di chi ha imparato dai propri errori, o chiuderà il sipario con il rumore sordo delle occasioni perdute. Ma comunque vada, Gökberk Demirci e Özge Yağız hanno messo in chiaro una cosa: la loro arte non è un contenitore vuoto da riempire a piacimento. È una promessa. E le promesse, quando sono condivise, diventano rivoluzioni.